Ciao a tutti, io sono Marina e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come lavorare un punto veramente bello e particolare. Questo top è il mio ultimo design di cui ho pubblicato lo schema e come vedete questo punto viene ripetuto per quasi tutto il progetto. Il punto si chiama wattle stitch in inglese, mentre in italiano è conosciuto come punto paglia. E non è altro che una ripetizione di punto basso, catenella e punto alto all'interno dello stesso punto. Onestamente sono ossessionata da questo punto perché crea una texture e una finitura veramente stupende ed è adatto anche ai principianti. Per questo tutorial io utilizzo un uncinetto 3.5 mm, vi serviranno inoltre un paio di marcapunti, io utilizzo delle comunissime spille da baglia, e del filato categoria 3. Cominciate con il nodino iniziale e lavorate un numero di catenelle multiplo di 3. Nel mio caso lavoro 30 catenelle. Una volta che avete lavorato le vostre catenelle dovete inserire il primo punto nella terza catenella dall'uncinetto. Quindi contate 1, 2 e 3 catenelle. Potete lavorare il punto sia nella solina posteriore che nella solina frontale, come preferite. Quindi inserite un punto basso, una catenella e un punto alto all'interno della catenella. Saltate 2 catenelle e ripetete lo stesso procedimento nella terza catenella. Un punto basso, una catenella e un punto alto nello stesso punto. Di nuovo saltate 2 catenelle e inserite un punto basso, una catenella e un punto alto all'interno della terza catenella. Continuate con lo stesso procedimento, quindi saltando 2 catenelle, lavorando un punto basso, una catenella e un punto alto all'interno della terza catenella fino alla fine della riga. Per terminare il primo giro, nell'ultima catenella inserite un solo punto basso. Per iniziare il secondo giro fate una catenella morbida. Vi consiglio di marcarla con un marcapunti perché dovrete andare a lavorare al suo interno nel successivo giro e rischia di diventare alquanto invisibile. Girate il lavoro e andate a cercare lo spazio della catenella, quindi saltate i primi 2 punti ed inserite un punto basso, una catenella, un punto alto in quel piccolo buchino creato dalla catenella del precedente giro. Di nuovo saltate 2 punti e individuate il buchino creato dalla catenella del giro precedente. Inserite un punto basso, una catenella e un punto alto nello stesso spazio. Ripetete questo procedimento fino alla fine della riga. Per terminare il secondo giro inserite un punto basso nello spazio creato dalle 2 catenelle che avete saltato all'inizio del lavoro. Fate una catenella marcandola con il marcapunti.
e girate il lavoro. Saltate 2 punti e inserite un punto basso, una catenella, un punto alto all'interno dello spazio della catenella. Di nuovo saltate 2 punti e individuate il buchino creato dalla catenella del giro precedente. Inserite un punto basso, una catenella e un punto alto nello stesso spazio. Ripetete questo procedimento fino alla fine della riga. Terminate il terzo giro inserendo un punto basso all'interno della catenella marcata dal marcapunti. Come vedete è veramente minuscola ed è per questo che il marcapunti si rivela veramente utile per aiutarci a non confonderla con un altro punto. Anche il terzo giro è terminato ed è tutto qua. Continuate a ripetere lo stesso procedimento fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Io ho proseguito a lavorare qualche altro giro per mostrarvi l'effetto finale. La texture è veramente speciale a mio parere e il lavoro risulta uguale sia sul lato dritto che sul lato rovescio. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video futuro. Se avete dimestichezza con i termini inglesi vi lascio il link del mio sito per poter acquistare lo schema scritto di questo top. E noi ci vediamo al prossimo video.